Questo è l'unico momento in cui mi potrete sentire parlare in pit lane, perché questo weekend c'è un turno dedicato alla Moto E. Mi vedete con una giacchetta nuova, ragazzi, è quella del campionato. Questo weekend ci sono un sacco di novità, siamo a Barcellona e adesso, visto che abbiamo un po' di tempo prima di entrare, vi spiego tutto. Se seguite il mio canale dovreste sapere che giro spesso con Spear Racing, perché con Sergio è l'organizzatore che utilizziamo per fare tutte le nostre attività, e vi avevo detto che oltre all'IDM l'anno prossimo avrei fatto un altro campionatino che quest'anno Spear Racing ha organizzato. In realtà, essendo un organizzatore storico, è tanti anni che fanno questa cosa, l'avevano stoppata, adesso l'hanno ripresa e l'hanno ripresa in grande stile. Qui alle mie spalle il giardinetto della European Power Cup, che è appunto il campionatino che organizza Spear Racing. Ma come funziona questo campionato? E innanzitutto a chi è dedicato? È dedicato a tutti, quindi piloti, ex piloti, lo vuoi fare per allenamento, amatori, perché lo fa anche Sergio. E il sistema è molto semplice e anche abbastanza sicuro, perché non c'è la partenza da fermo, si parte lanciati e durante il weekend si fa venerdì, sabato e domenica. Tutti i turni valgono come qualifica, quindi non c'è una vera e propria qualifica, cioè tu fai il tuo tempo quando ti pare, quel tempo viene preso per la classifica, cioè l'ordine di partenza del pareggiamento. Si parte lanciati e poi ci sono due gare, una lunga il sabato, che comunque è più lunga dei trofei in Italia perché facciamo 12 giri a Barcellona, non è proprio poco, mentre per quanto riguarda la domenica c'è la gara sprint che è 10 giri. Tra l'altro hanno fatto un lavoro bellissimo, perché quest'anno, e io non l'avevo mai visto, si sono dati da fare, hanno fatto tutto il vario, hanno fatto tutto il deor, il giardinetto, c'è la televisione nella quale proiettano la MotoGP, la Superbike, c'è sempre la gente a vedere dopo. Infatti verremmo a vedere la gara della Superbike, fanno le interviste ai piloti, stanno lavorando per fare un bel progetto e vedremo come va. Comunque l'importante è divertirsi. Io uso queste giornate e questi weekend per allenarmi per l'IDM, e tra l'altro oggi è sabato, ieri abbiamo girato e spoilerino, con l'APX abbiamo già tolto 2 secondi a gomme usate da quello che avevo fatto a gomme nuove. Adesso entriamo. Quanto ho fatto? 37,5. 37,5. 37. 47. Sì. Bella. 47,5 è per viaggiare. Cominciamo a ragionare. Allora, tra l'altro mi sono buttato via il bello della 1 perché 3 giri traffico. E appena ho avuto il primo passaggio giusto è il 47,5. Allora, la mappa gas molto meglio, infatti l'ho scritto a Mirko, bellissimo, e soprattutto perché a Misano avevamo una configurazione, cioè c'era una pista con molto più grip. Qua ti ho detto che non c'è grip, e averla più morbida cioè si guida meglio, cioè non c'è, perché ieri ti spaventavi subito alla prima parte, poi dovevi giocare un po' tu col gas, invece con l'elettronica qui dà un aiuto incredibile. La roba che abbiamo visto ieri, che mi sentivo molto schiacciato, è con la 1 meno, perché c'è meno grip. Io l'unica cosa che vorrei guardare adesso, magari scarichiamo i dati, vorrei vedere gli affondamenti del dietro, cosa dici? E il traction. Il traction. Controlliamo quella cosa del traction che di ieri. Basta, l'unica cosa qui delle volte per la voglia di aprire, no? Cioè avevo talmente voglia di aprire, perché anche Mirko mi dice sempre abituati a appoggiarti al controllo. Per la foga, cioè la foga, Sì. devo migliorare questa cosa, allora delle volte lo faccio quando ancora non sono nella posizione corretta del pick up e quindi mi parte, quindi mi devo riprendere un attimo.
Però bene, Lo vediamo anche dallo slide quello. lo vediamo dallo slide Ci e guardiamo che no. alla 5 rispetto a ieri con la 0 usata, la 1 nuova fa più fatica a fermarsi. Anche qua, però va bene, c'è. Bomba. Ci sta. Sono al secondo giorno di pista e non ci crederete, scheda bianca. Non ho toccato nulla sulla moto e quindi non c'è niente da scrivere. L'unica cosa è che ieri sera mi sono sentito con Mirko di Revo, gli abbiamo mandato i dati e lamentavo una moto molto aggressiva, soprattutto a Barcellona dove il grip è un grande latitante, e mi ha rimandato una configurazione del gas molto più dolce e infatti è cambiata proprio la musica, guidi più tranquillo, puoi concentrarti a fare quello che serve senza doverti preoccupare di stare attento a non volare ogni 3x2. Ora altro turno e poi gara. Quindi siamo riusciti. Ma la gomma... Cosa? La gomma è finita la musica qua. Conta che oggi fa più caldo. Finita la musica. Io metterei da 0 per la gara, 0? Cioè non c'è paragone. Una nuova 0, ciao. Sono molto contento del tempo che ho fatto. Sono andato a prendere Sasha, che è un ragazzo che gira con noi. Ciao. Sasha Ebbing. Lui ha una Yamaha, tra l'altro a lot of problems. Too much often you have problems. Yeah, too much often. You need to buy an Aprilia. Yeah, Okay. I need to buy. Ha provato l'Aprilia di Sergio oggi, ma l'ho chiamato perché volevo che fosse con me davanti alla camera, perché un sacco di persone mi scrivono in chat, o ad esempio lui è proprio l'esempio di persone che mi dicono: ah Edoardo, nell'ultimo anno sei migliorato tantissimo, nell'ultimo periodo sei migliorato tantissimo, ma cosa hai fatto, ma cosa hai fatto? You said, I was explaining what I told you Yes, before, sure, that a lot of people is coming and telling me, ah Edoardo, you improved a lot in the last period, what have you done? It's also the same it's only the question for bike. me, yeah. Yeah, Okay. it's, I've got time to follow you, yeah. but I was explaining you yesterday that it's not me, because I'm the same rider as last year, that it was struggling to do 50, okay? Yeah. And now I'm riding 3 seconds faster, but it's the bike. And it's really impressive, yeah. Okay. Looks really smooth. Great. But he's the example of this thing. A lot of people is coming, ah, Eduardo, you did that, but it's the bike. Bike setup and good things on the bike makes performance for riders, because for amateur, you know that you have to reach the limit, okay? Before. And what about the Aprilia that you tried? Yeah, it was eye-opening. It was really an experience, really great. Nice to brake, smooth from the engine, the gearbox is smooth. So I really think about to change the bike. Yeah, Yeah, for sure. We will work on it. Okay. Adesso andiamo a lavorare un po'. Grazie Sasha. In realtà c'è chi ha girato anche meglio di me, di qualche millesimo, e sono andato a vedere chi fosse e lui è Clément Granzotto, un ragazzo molto esperto nell'endurance, ha fatto il mondiale IWC, ma la cosa che più mi spaventa è che l'anno scorso ha vinto la 24 ore di Barcellona nella categoria Stock 1000, quindi lui qua dentro è un super esperto, ma di certo non gli lascerò vita facile. Ok ragazzi, niente, ci ho provato subito, ma anche lui ha frenato molto forte e non ha senso rischiare alla prima curva con 12 giri di gara. C'è da dire che nelle prove libere non ci siamo mai incrociati, quindi per me è il primo giro per rendermi conto di cosa fa, di
come guida, e inoltre con quell'allungamento di collo avete visto che sono riuscito a vedere che gomma a monta ha una SCX, e questo potrebbe essere un problema nei primi giri perché se la sfrutta bene potrebbe scappare. Io invece utilizzo una 0, che è la specifica più morbida che possiamo usare nell'IDM Pro Superstock e comunque è più dura della X. Ma che sfidone è! Sarà una lotta incredibile. Aprilia RSV4 contro Ducati Panigale V4, guidata da uno che qui diciamo che qualche risultato l'ha fatto. Cerchiamo di portarla a casa. Ok, ci siamo, ora posso provare, prendo la scia, ha protetto bene l'interno, ok, andiamo esterni. Aiuto, aiuto, ho dovuto mollare il freno anche per andare più profondo di qualche metro, altrimenti se avessi fatto la linea giusta ci saremmo presi. Porca miseria, che osso duro questo granzotto, eh. Ora accelerare. Stavo pensando che ora che sono davanti, però, non posso sapere, a meno che non mi giri, che distacco a lui. E la cosa simpatica è che prima della gara stavo spiegando a Giacomo come usare la tabella, poi non abbiamo avuto tempo e siamo andati senza. Comunque, girarsi mai. E adesso che abbiamo pista libera e siamo davanti, andiamo per un giro on board completo del circuito di Barcellona, nel rettilineo che non si fa tutto dritto ma si attraversa da una parte all'altra per arrivare qui con un po' di angolo in frenata per non trasferire tutto il carico sul davanti e frenare il più forte possibile. Questa S è difficilissima perché è anche in salita, quindi anteriore scarico, dobbiamo accelerare, cambiare direzione un'altra volta, frenare per inserire in questo curvone lunghissimo, curva 3, grandi traversi in accelerazione e andiamo verso la curva 4 senza mai rialzare la moto e non tornare mai dritti, anche perché sennò ci pregiudichiamo la frenata. Qui la curva 4 torna indietro da paura, infatti è difficilissima, dobbiamo cercare di accelerare e cambiare direzione il più velocemente possibile per aggredire la 5. Molto infame, prima curva a sinistra, qua è molto facile cadere, si esce sul cordolo, seconda, terza, quarta e poi via 2 marce per la staccata della S in salita. Qua dobbiamo cercare di tagliare sul cordolo ma con la moto il più dritta possibile per non scomporla. Accelerazione in salita, non si scala, stessa marcia, entriamo in questo curvone che ci immette nel rettilineo della Kaiksha. Qua è difficile accelerare perché in contropendenza c'è anche lo scollino, quindi la moto vuole impennare, poi frenata molto violenta, via 2 marce per la curva Kaiksha. Anche qui è molto facile perdere l'anteriore, qui bisogna accelerare da paura, tagliare sul cordolo, cambio di direzione per questa serie di curve a destra che ci porterà poi sul rettilineo. Qua è molto difficile perché la pista chiude molto e soprattutto siamo in salita, la moto vuole impennare. Poi adesso in discesa inseriamo, qua sono andato un po' largo, cerchiamo di sfruttare fino al cordolo, un'altra frenata in discesa, qua grandi sorpassi nella storia del motociclismo e di nuovo sul rettilineo, e adesso dobbiamo cercare di scappare il più possibile.
Comunque sono passati 2 giri, io non sento nessuno dietro, quindi vuol dire che va tutto bene, continuo per la mia strada e c'è da dire una cosa, in realtà vi stupirò, avete visto che non ho toccato niente tranne qualche cosa di elettronico alla moto, ed è perché, come ho detto nel video di test di Misano, ho capito che il livello della moto è talmente alto che ora voglio mettermi in gioco io e tirare fuori il massimo della moto senza stare a cambiare a destra e a sinistra. Qui siamo io e Giacomo senza ingegnere, quindi per non sbagliare non abbiamo toccato nulla perché volevo concentrarmi ad imparare io l'utilizzo dei controlli e mi sento già molto meglio che a Misano. Ciclisticamente sì, mi piacerebbe modificare qualcosa perché facciamo fatica a inserire con il freno. Qui a Barcellona ci sono un sacco di inserimenti con il freno che non sono proprio vere e proprie staccate e mi piacerebbe che la moto stesse più bassa in quel frangente, però va bene così e tiriamo fuori il massimo e basta. Ragazzi, traversare in uscita dalla 3 di Barcellona così è una roba incredibile, bellissimo, e anche la 4 è una curva difficilissima ma che quando la fai forte dà un'enorme soddisfazione. Qui, se siete stati attenti, Granzotto mentre è ancora piegato appoggia subito la terza e apre. Io preferisco tirare la seconda e poi mettere la terza. Considerate che temperatura e che consumo ha la gomma posteriore sulla spalla destra in questa sezione. Follia. Poi bisogna stare attenti alla 5 nei primi giri o quando fa freddo perché battere una bella boccata per terra è molto facile. Cosa che ho notato già a Misano, poi qui a Barcellona, che nell'ultima parte di frenata sento la leva muoversi leggermente, stile ABS, fa avanti e indietro, pochissimo, è una leggera pulsazione, ma non capisco bene in questo frangente quando sto staccando le pastiglie dal disco, eppure è tutto brembo, pastiglie Z04, olio loro, pompa dal pieno, cioè insomma, impianto frenante frena da paura e rimane anche costante, non si allunga niente, solo che dopo un po' mi fa quello scherzetto lì sulla leva e lo fa in fondo alla frenata, quindi penso e ipotizzo possa essere un problema di temperatura perché tu freni, man mano che freni la temperatura aumenta e alla fine mi fa quella cosa lì. Magari in questa specifica pista calda e con frenate violente sarebbero da provare dei dischi freno con uno spessore maggiore per dissipare più calore. Comunque niente di preoccupante per questi livelli, quindi guidare gas.
iniziano i doppiati. Ma di già, speriamo che non lo aiutino ad avvicinarsi. Madò, qui ce ne sono altri due, però è stato bravissimo, in disparte, ottimo. Adesso bisogna superare il prossimo senza perdere tempo. Qui tempo lo abbiamo perso. Quando succedono queste situazioni bisogna essere bravi a calcolare come arrivare sotto e sfruttare lo slancio senza arrivare sotto in un punto dove tanto non puoi passare e devi frenare. Quello è il trucco, il problema è che non sempre ci si riesce. Eccolo! Wow, con i doppiati ci siamo riavvicinati, ora mancano 3 giri. Sicuramente lui attaccherà, ma non voglio mollare e mi stavo dimenticando che questa è la prima volta che portiamo in gara le RSV4. Correvo a Misano, ho fatto sempre pochi giri per provare la moto, le varie cose, per capire, e poi che traffico che c'era anche qui a Barcellona durante i turni, e infatti la gara è bellissimo perché sei libero con pista libera. Sto giro non c'è e questo è un buon segno, ma è pieno di doppiati davanti. Qua mi devo infilare nello scambio. Bene, andata. E se non c'è qui, la vedo dura che riesca ad attaccarmi in altri punti, perché per quel poco che gli sono stato dietro, lui secondo me con la sua Panigale guida più scorrevole e frena più dolcemente. Io invece guido più spigoloso, quindi eccetto la staccata della 1, spero non riesca ad attaccarmi. No ragazzi, disperazione, è pieno di doppiati. Speriamo che non siano una variante nel risultato della bella gara che stiamo facendo io e Granzotto. Uno ok, l'altro devo andare esterno. Non si è visto molto, ma ho preso qualcosa che mi ha quasi chiuso lo sterzo. Fuori traiettoria, nelle giornate amatoriali le piste sono sempre molto sporche. Ok, ora ne rimane un altro. Boh, andata, abbiamo fatto tipo Fast and Furious, perfetto. Qua un po' di rumore lo sento, è qui dietro sicuro, ma non posso mica girarmi, ora c'è l'ultimo giro. Sta per cominciare il penultimo giro, Lorenzo deve capitalizzare qui per provare a punzecchiare Valentino in staccata là in fondo dove c'è quel pilone. 43-3
43,5, eccolo qua, gli passa 1 millimetro. E Lorenzo, attenzione la staccata di Valentino che tira cosa fa? Madonna ragazzi, che duello! Che duello! Stavolta è andata bene a me, ora che sono davanti, se non sbaglio niente, dovrei poter vincere. Raga, qui proprio gli spari in staccata. Se un po' avete imparato a conoscermi, sapete che le gare che mi interessano sono altre, però anche qui, che è una gara amatoriale, c'è sempre qualcuno che vuole arrivare davanti. E comunque, fra dire e farlo, bisogna farlo. Sono troppo contento perché il risultato a parte mi sono divertito, sto prendendo le misure alla moto, sto imparando a guidare con i controlli di una vera superbike e poi, ma che figata è Barcellona. Allora ragazzi, abbiamo vinto, cazzo, abbiamo vinto. Prima gara dell'anno, ma la cosa più importante è che Giacomo è da inizio anno che mi sta aiutando. Gli ho detto che la carriera da tecnico di Giacomo Sambruna sta volando verso l'alto. Figa, sta decollando. Oh, una gara, una vittoria. Cioè, neanche Valentino Rossi aveva queste statistiche. 100%. Incredibile, ragazzi, incredibile. Comunque, bravo anche Giacomo perché in pochissimo tempo ha imparato a utilizzarsi l'APX. E anche senza il supporto di Aprilia, ovviamente ci facciamo sempre seguire a distanza, ma possiamo gestirci le nostre cose in tranquillità. Per la gara molto bello perché il ragazzo che avete visto duellare con me, che è un francese che tra l'altro fa anche il mondiale endurance, è stato un bel duello perché ci ha provato sempre fino alla fine, però frenate, dai, è il mio punto forte. Allora, per quanto riguarda la moto sono contento, nel senso che sono riuscito a mettere quello che è il mio best lap per terra come passo gara. È calata molto la gomma. A Barcellona si sa che quando cala la gomma è tragedia, soprattutto quando fa caldo, e oggi si è scaldata parecchio. Lui, il rivale, aveva la X, io avevo la 0. All'inizio andava tutto bene, poi è calata tantissimo e soprattutto con il traction ero molto legato, lo sentivo molto invadente. Ora guardiamo i dati e domani speriamo di fare ancora così. Un'altra cosa che dovremmo dire a Spear Racing, che secondo me la gara lunga è molto bella. Avete visto che è un po' tricky, nel senso che quando hai piloti veloci tutti vogliono vincere, quando poi passi i doppiati nessuno vuole perdere tempo, quindi cerchi di passarli sempre in maniera più veloce, non dico prendendoti mega rischi, però insomma ci provi un po' più che il normale e secondo me bisogna accorciare almeno un paio di giri, fare 10 giri va benissimo. Comunque adesso doccia e poi andiamo a prenderci la tuta nuova che vi devo far vedere perché, come vi ho detto e come avete visto su Instagram, quest'anno c'è un marchio nuovo che ancora non uso, c'è la tuta, ma la userò poi nelle prossime giornate. Starting number 222 Edoardo Mazzuoli. Allora
ragazzi, dopo la gara andiamo a prenderci il regalino, perché come vi avevo già annunciato su Instagram ci sarà una nuova tuta. Abbiamo salutato 4SR, come avete già capito dal cappellino che utilizzo questo weekend. Il marchio che utilizzerò è appunto Mythos, e qua c'è Mark Meininger, che tra l'altro è proprietario di Mythos. Hi Mark, you are the Mythos owner and also you are my rival in the championship, because Mark sta correndo con me l'European Super Cup and you did podium today. So we did, yeah. good Together on the job. podium. Primo risultato per Mythos. So parleremo in inglese, metto i sottotitoli. Mark, I would like to say you thanks about the 2 years contract. We did this agreement to open Mythos in the Italian market and even here, because here all the public is German and more or less And Swiss. yeah. And I never tried the suit. I only tried just wearing it Yesterday? I think. yesterday, yeah, and it's very comfortable, but I need to try it in the crash. I don't want to crash, but we should try. We'll see. We We'll should see. try. You So, push. let's see the suit. Eccola qua. Bellissima, pelle di canguro. So Mark, this is kangaroo leather, and is there an airbag inside here? Yes, there is a Tech Air 7X installed. Okay. So it's the newest model of Alpine Stars, so you're protected with 2 shots. Okay. And it perfect. covers also part of your butt. Okay. When we start this agreement, on my old suit, I tried your sliders, your wood sliders, and I'm very happy with that. Okay. Really, this is wood. Happy to hear. This is not wood yet, Okay. but we upgrade you shortly after this video. Okay. And also, one other thing I will try is gloves, I think. Yes, exactly. Mythos is developing also motocross equipment. I will try in the future. You will, I think. I will You're too. working on it. Yeah. I also ride motocross, and we will be very shiny. Okay. Perfect. So, Mark, thanks Thank a you. lot. I'm looking forward to this cooperation. Thanks a lot. Yeah, a great rival, and also Tomorrow, have a good great race. partner. Have a good race. Tomorrow, I hope I can battle with you, but it will be tough. Ok, grazie mille. Thank you. Allora, ci portiamo la tuta a casa. Non la uso domani, poi me la provo per bene. E adesso vi faccio vedere un po' di clip belli. Ragazzi, io volevo fare i complimenti a Clément Garzotto, si dice così. È un ragazzo molto veloce, fa anche la... tu as gagné la 24 heures de Barcelone. In super stock. Ha vinto la 24 ore qui a Barcellona nella categoria stock, quindi Grazie. fare a good fight with you was a pleasure, so grazie. P1 and P2. And tomorrow, let's see, we will see. Sprint race.